Hai ricordi di giornate trascorse con i suoi nonni nei campi? Ah sì, certo. Io sono stata molto fortunata da questo punto di vista. Ho avuto dei nonni che hanno avuto un contatto diretto con la terra. Il nonno paterno che abitava a Gragnano in una casa aristocratica di fine 1800, che era circondato da 13 moggi di terra e aveva una fattoria, una varietà immensa di ortaggi e anche una diversità enorme di piante. Quindi con tanta ricchezza veramente io mi divertivo un po' come Heidi quando raggiungevo praticamente il nonno. I ricordi in particolare sono i ricordi che stavo sempre seduto vicino a lui mentre mi raccontava la sua storia, quando stavamo nell'aia, questa aia era una bella distesa con nocciole, fagioli oppure noci, noccioline, tutto ciò che poteva essere essiccato veniva disteso nell'aia e magari c'erano anche nel periodo dei pomodori anche i pomodori che venivano essiccati per poi messi sott'olio. Ricordo ancora dei momenti di gioia quando irrigavano i campi, che poi mettevo da un porticello di legno e facevo delle barchette con i fogli di carta e li lasciavo cadere sull'acqua e li guardavo finché non andavano via. Oppure il sapore, il profumo di un latte appena munto, oppure ancora il piacere di passeggiare in questi vigneti la sera con questo suono, questa melodia di cicale, una freschezza diciamo una musica per le orecchie non facile più da trovare. E sicuramente i ricordi più belli sono quelli legati alla cucina, questa grande cucina, in muratura, quella a fuoco, con dei grossi cerchi che incastravano i pentoloni di rame e lì si faceva tanti piatti particolari, questi pentoloni, dalla minestra maritata, diciamo tutti quei piatti un po' che hanno un sapore che è un profumo che noi ritroviamo più, perché nell'insieme cucinare qualcosa, anche un ragù, in quelle condizioni, quindi praticamente nella pentola di rame, con lo scoppiettio del fuoco, del legno che arde, in una casa fatta a cupola di pietra, tutto nell'insieme ti dà un profumo che non riesci più a recuperare. C'è da dire ancora che c'è anche vicino a questa cucina c'era la legnaia e c'era il forno, quindi lì si impastava e si faceva il pane. L'impasto avveniva a braccia, quindi non c'era la macchina, all'interno della madia. Questa madia raccoglieva un grosso impasto, poi si facevano dei panetti e infine per la gioia di tutti noi bambini un po' di impasto finale finiva per diventare pizza e quindi si chiudeva così la giornata, come tante altre cose che si facevano insieme in famiglia, come per esempio la produzione dei pomodori, delle bottiglie. Questo è per quanto riguarda il nonno paterno. Per quanto riguarda il nonno invece materno, dedicava dei terreni ed era un coltivatore di tabacco, quindi ci ritroviamo con profumi diversi e anche in una situazione di terra diversa. Lì ricordo le piante alte con queste foglie larghe, grandi, queste foglie di tabacco e nei capannoni c'erano gli operai che infilavano con un grande ago queste foglie e poi venivano appese da una parte all'altra ad un chiodo, come una collana di foglie praticamente, una serie di collane tutto intorno. Io mi divertivo a correre sotto queste collane di foglie con la manina alzata, quasi a fare un gioco tipo domino, li raccoglievo, li toccavo tutte, più o meno con l'altezza ci stavo. E la cosa più bella forse di Cava è stata quando una sera sono stata circondata da lucciole, perché questi ambienti così belli, naturali, ho trovato questo sciame, tante lucciole insieme che non avevo mai visto. Di ricordi il nonno, me ne ha dati tanti perché lui mi teneva sulle ginocchia e quindi mi raccontava tante storie. Oppure mi dava quello che per lui era qualcosa di speciale, tipo i salami, che era quel regalo di Natale in quel momento,
perché loro facevano dei salami speciali, particolari, avevano un affumicatoio, una stanza in cui si affumicavano con l'alloro e quindi il profumo di questi salami che facevano a cava era diverso rispetto a quelli che facevano a Gragnano, facevano questa differenza. E anche se avevano un metodo di conservazione antico, quindi non sto parlando che non esisteva sottovuoto, bensì era sott'olio oppure era sotto sugna, questo salame aveva sempre un aroma molto molto particolare. E i suoi nonni o anche i suoi genitori le parlavano mai del dopoguerra? Oh sì, purtroppo non è stato un bel periodo, soprattutto per chi non aveva tanta terra, perché il cibo, il nutrirsi, l'alimentarsi, insomma, era dovuto proprio al terreno. Mentre a Cava erano i miei genitori, cioè mia mamma mi racconta che andavano per la montagna a raccogliere delle erbe selvatiche, tipi dei cardoncini, delle cicorie selvatiche, delle radici particolari, e questi venivano poi cotte, si creava uno stufatino di verdure selvatiche, quindi mia mamma è molto brava anche a raccogliere le castagne, a trovare i funghi, veramente poi è diventata esperta, insomma, nel recuperare le materie prime in modo naturale. Infatti sa fare anche tanti liquori, conosce tante erbe, anche le tisane, quindi raccoglievano il finocchietto selvatico, raccoglievano la camomilla, la malva, insomma l'alloro, quindi loro facevano una ricerca, poi magari le proteine derivavano semplicemente dalla poca carne che era animali dell'aia, oppure le uova, oppure il latte e il formaggio che facevano in casa, lo cagliavano. Mentre per quanto riguarda i genitori diciamo di papà, avevano molta terra come ho detto, quindi praticamente c'era possibilità di recuperare il cibo e soprattutto legna, perché in tempi di guerra andavano anche a cercare la legna per riscaldarsi e per cucinare. Quindi loro non hanno sofferto molto la povertà che ti dà la guerra, però mi ricordo che nonno mi raccontava che le patate le metteva nei sacchi e le nascondeva sottoterra, perché così se arrivavano i tedeschi non se li potevano prendere. Mentre una cosa molto bella che mi raccontava è l'arrivo degli americani, dei liberatori, che andavano nei solchi di pomodoro, raccoglievano questi pomodori con tanta gioia e li mangiavano anche senza condire. Lui era impressionato da questa cosa, in cambio dei pomodori che mangiavano davano caramelle o cioccolato. Quali piatti non potevano mai mancare sulla tavola durante i giorni di festa? Giorni di festa, Pasqua, c'era la pastiera che è un classico, e praticamente si riunivano le cognate, si riunivano in famiglia perché è un lavoro abbastanza, diciamo, complesso e lungo quello di fare la pastiera, perché è un dolce con il grano, con la rinascita, e quindi sicuramente la pastiera è uno di quelli diciamo di tradizione, ma anche la tradizione della minestra maritata, quindi maritate alla carne, queste minestre che a seconda un po' del territorio c'era qualche erba in più o in meno, qualche verdura in più o in meno, che aveva pescarole, che aveva anche la cicoria, comunque c'era sempre questa minestra maritata, che è un piatto nato anticamente per i giorni di festa, perché maritavano le verdure alla carne, però a Natale o a Capodanno, nel periodo diciamo di Natale, si usa rifarla, e per noi è tradizione. A volte l'abbiamo fatta anche più leggera con il brodo di cappone ripieno con delle polpettine di carne e sempre con le cicorie. E quindi ci sono dei piatti attuali che vi rievocano qualcosa del passato? Ossia, attualmente sì, un piatto che mi fa ricordare tanto la mia infanzia dal profumo è lo spaghetto con il corbarino. Ma questo corbarino era
Un colbarino che mia zia, che aveva questa tenuta, diciamo, ai piedi dei Monti Lattari, aveva questi corbarini ben maturi e appena raccolti. E nel momento in cui li cucinavano emanavano un profumo particolare. Lei diceva verso mezzogiorno: adesso vado a cucinare per gli operai, per la famiglia e per gli operai. Quindi strada facendo raccoglieva i pomodori più buoni, li portava a casa, li sciacquava, li insaporiva leggermente con un po' di cipolle e basilico e diceva: ho fatto la balzanella, la chiamava così, e poi l'ho ritrovata anche nell'enciclopedia. Esiste veramente questa balzanella, questo profumo particolare che si ottiene secondo me soltanto con la freschezza e con la giusta maturazione. E quali sono invece i piatti che oggi non vengono più consumati? Ho sicuramente dei piatti con le frattaglie o piatti grassi, quindi mentre una volta si conservava il pezzo di maiale per insaporire i piatti, come poteva essere la zamba, l'orecchio, il muso, adesso questo non avviene più. Quasi raramente troviamo le cotiche, per esempio, o addirittura il rognone con le cipolle, che quasi non esiste più. Ancora un po' la trippa, ma non tutti, certo i giovani con la globalizzazione proprio la trippa è una cosa che non sta andando tanto. E un piatto che è scomparso quasi del tutto è la soffritta napoletana, quindi questo soffritto che è dato con tagli meno nobili come il cuore, il polmone, il fegato, la milza e anche la milza con l'aceto, che pure era un piatto insomma particolare da cuocere, e quando qualche volta l'ho visto fare dalla nonna si sentì un odore particolare per tutta la casa, non penso che adesso si cucina proprio più. E quindi come nasce la sua passione per l'enogastronomia? Innanzitutto mi è abbastanza semplice addentrarmi nell'enogastronomia visto che ho avuto un'infanzia così, però io nella vita sono stata contabile, poi ho sposato Gerardo che viene dalla ristorazione, quindi da una famiglia di ristoratori tutta la sua vita, ha fatto esperienza sia in Italia che all'estero in ristorazione, e il suo obiettivo era quello di avere un'attività propria, e insieme 23 anni fa abbiamo deciso di intraprendere questo percorso. Io l'ho aiutato volentieri, diciamo che è stato, anzi sono stata anche l'anima proprio forse della ristorazione, perché sono una persona abbastanza vulcanica, quindi piena di iniziativa, quindi lui aveva l'esperienza e io ci ho messo anche la parte creativa. Mi sono addentrata nella ristorazione, ho fatto un corso per sommelier con l'Associazione Italiana Sommelier, e grazie a questa associazione poi ho potuto anche accrescere questa mia passione, perché veramente l'AES ci dà tante opportunità. E quindi, vista tutta la vostra tradizione anche in famiglia, come definisce la vostra cucina? Più tradizionalista o più innovativa? Diciamo che è una fusione. Oggi la cucina è una fusione tra la tradizione e l'innovazione. La tradizione si rispetta perché c'è la storia. La storia che non dobbiamo dimenticare, che rappresenta le nostre fondamenta e soprattutto rappresenta i prodotti del nostro territorio, quindi devono essere valorizzati, quindi ci deve essere il piatto tradizionale. Logicamente il gusto oggi è cambiato nel corso del tempo, è diventato sempre più fine e quindi ci vuole anche più tecnica in cucina. Ci vuole un po' di innovazione, ci vuole una presentazione del diverso del piatto in modo più accattivante, si studia anche la parte cromatica, si studia l'impiattamento, quindi l'innovazione non manca mai alla tradizione. E come fa a valorizzare i prodotti del territorio? Li valorizzo inserendoli nei nostri piatti. Cerco di azienda in azienda perché amo consumare i prodotti locali, quindi per avere freschezza e genuinità. Li cerco
nel rispetto della tradizione, nel rispetto del buon cibo. Sappiamo che il Vesuvio, per esempio, è ricco di ingredienti, di prodotti straordinari che vengono da una terra pulita e fertile, e quindi utilizzare all'interno dei nostri piatti sempre dei prodotti che parlano del nostro territorio. Noi ne abbiamo veramente tanti in Campania, dobbiamo dire, pure perché abbiamo una formazione particolare, quindi dai monti lattari, voglio dire, la che costa, e quindi abbiamo il Fusaro d'Amalfi, per esempio, ad addentrarci verso l'interno con la piana del Sarno, dove abbiamo il cipollotto nocerino, oppure rivolgersi alla zona proprio del Vesuvio con gli albicocche pellecchielle, che hanno fatto la storia praticamente di questa albicocca particolare, oppure del pomodoro del Piennolo, che è un pomodoro che cresce soltanto in questo territorio, quindi noi lo dobbiamo sostenere, valorizzare, perché è un pomodoro che cresce in un terreno ricco di lapilli, di lava, e quindi di sostanze anche drenanti, e permettono di mantenersi fino a Natale, proprio perché è di terra asciutta ed ha un sapore molto condensato, molto buono. Quindi quando teniamo queste esclusività, queste particolarità, che sono veramente tante, adesso ne ho citate soltanto qualcuna, è giusto insomma che vengono sempre introdotti nei nostri piatti, nella nostra cucina. Anzi, le dirò di più, nel ristorante noi ci siamo qualificati un po' come ci definiamo, il cratere dei sapori. Pompeo Magno, cratere dei sapori, proprio perché, come per il vulcano, che dalle sue viscere ha tirato fuori tanta energia che poi ha fatto bene al terreno, l'ha reso fertile, così anche noi cerchiamo l'ingrediente particolare, il prodotto particolare, che poi in cucina il nostro chef trasforma in un'esplosione di gusto, che può essere in un piatto del menù oppure in un lapillo. Abbiamo anche la lapilleria, quindi piccole porzioni da abbinare a calici di vino, oppure anche a vellutate oppure farciture artigianali che il nostro chef prepara per la pizzeria. E cosa vuol dire per lei buon cibo? Buon cibo è un cibo sano ed è un cibo che ha gusto. Sano intendo un cibo che è stato cresciuto in un luogo in cui ci sono le condizioni pedoclimatiche per avere il massimo della qualità, e in un luogo pulito, e quindi sicuramente un luogo protetto dal punto di vista ecologico, e poi gustoso, perché anche il gusto vuole la sua parte, deve piacere.